Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Siete amanti delle vecchie foto o semplicemente come me siete nati in quel periodo storico dove non era presente il digitale e quindi per le foto eravamo abituati a passare dal rullino, negativo e lunghi tempi di attesa per la stampa? Bene, oggi voglio parlarvi di questo dispositivo della Kedoc, acquistabile su Amazon. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere, perché grazie a questo dispositivo sarà possibile andare a digitalizzare i vecchi negativi, le vecchie foto già stampate e anche le diapositive. Prima di vedere cosa c'è all'interno della scatola andiamo a scoprire insieme le caratteristiche principali. Grazie a questo multiscanner della Kedoc possiamo andare a digitalizzare i negativi 35 mm, pellicole 110, fotografie 9x9, 10x15, 13x18 e le diapositive. Ha una memoria interna da 128 MB, espandibile con SD fino a 32 GB, la risoluzione è o 14 megapixel o 22 e ha un grande display da 5 pollici. All'interno della scatola troviamo il libretto delle istruzioni e c'è anche l'italiano. Cavetto per andare ad alimentare il nostro dispositivo e anche per collegarlo al PC, USB di tipo C, USB di tipo A. Attenzione, abbiamo anche l'alimentatore, questo ormai non lo mette più nessuno, mette qui è compreso anche l'alimentatore. Poi abbiamo le tre slitte per andare a inserire negativi, diapositive e la pellicola 110 io sinceramente non ho mai utilizzato. Abbiamo altri adattatori per andare a scansionare le fotografie, quindi 1015, 1318 le andremo a vedere. Ci viene data questa scheda di memoria da 8 GB che serve appunto per andare ad aumentare la memoria interna, una pezzetta per andare a pulire il display e anche il vetro dove andiamo a posizionare le nostre fotografie, strumento per pulire i negativi. Poi abbiamo un CD con un programma, però sinceramente trovare PC che hanno ancora elettro CD è un pochettino complicato, quindi effettivamente non ho provato il programma e non so che cosa contiene, come è fatto, però diciamo che a me non serve. Bene amici, abbiamo visto le caratteristiche principali del nostro dispositivo, cosa c'è all'interno della scatola, non ci resta che andare a prendere qualche negativo e iniziare a fare qualche prova. In questo caso io utilizzo un dispositivo con un power bank, eccolo qui, quindi vado a collegare il cavetto di alimentazione alla porta USB, qui di lato. Qui sopra ho lo slot per inserire la memoria, che io attualmente non ho messo, e qui ho la fessura per inserire la slitta con dentro i negativi. Mio padre era un fotografo, quindi ho negativi 35 mm, ne ho veramente tanti, e anche nel formato 6x6 e 6x7. Questo dispositivo nasce per leggere i negativi 35 mm, però andremo anche a fare qualche prova con i 6x6 e i 6x7. Prima di accendere lo scanner vi faccio una piccola panoramica. Qui abbiamo il grande display da 5 pollici, tasto di accensione, tasti per navigare all'interno del menu e tasto per andare a scansionare o digitalizzare le nostre foto. Qui sopra abbiamo il selettore, quando è posizionato sul film significa che è pronto per andare a digitalizzare i negativi, quindi dovremo andare ad inserire i negativi nella fessura. Quando lo mettiamo su foto dovremo andare a mettere la nostra fotografia qui sopra per essere digitalizzata. Adesso accendo il power bank e accendo il dispositivo. Intanto ho risposto il selettore su film, quindi su negativi, e come possiamo vedere qui adesso ho la scritta negativo. Se premo Enter posso andare a scegliere la dimensione del negativo, quindi 35 mm a colori o 35 mm in bianco e nero, 110 in bianco e nero, 110 a colori. Se andiamo avanti, questo andrò a selezionare quando vado a collegare il dispositivo direttamente al computer. Su Galleria posso andare a vedere se ci sono delle foto già digitalizzate, data e ora per impostare la data e l'ora attuale, lingua ho già impostato l'italiano. Formato, attenzione, non è relativo al formato delle foto, ma questo serve per andare a formattare la memoria interna o la memoria esterna, quindi per andare a cancellare tutte quante le fotografie. Ultimo menu invece riguarda la risoluzione, 14 megapixel o 22 megapixel. Io ho impostato 22 megapixel. Quindi adesso siamo pronti per andare a digitalizzare i nostri negativi. Questa è la slitta per i 35 mm e si apre in questo modo. Vi faccio vedere che qui in alto ci sono delle calamite per tenere ben chiusa la slitta. E qui ci sono dei fermi per andare a bloccare il negativo. Prendo quindi i primi negativi, li vado ad inserire all'interno della slitta e li vado a bloccare tramite questi fermi in plastica, così il negativo rimarrà fermo. Richiudo la slitta, adesso posso andarla ad inserire all'interno del dispositivo. Questa è la prima fotografia. Immagino che probabilmente è rimasto il negativo in bianco e nero, quindi riclicco su menu, negativo e vado a mettere a colori. E questa è la mia foto a colori.
Premo il tasto Scan per andarla a digitalizzare. Posso anche andare a ribaltare la fotografia, a cambiare l'esposizione, anche i colori, quindi rosso, più o meno, verde o blu. Quindi questa è una prima post-produzione che posso eseguire dal dispositivo. Vado avanti, questo sono io sul motorino e premo Scan. Altri negativi, quindi apro la slitta, posiziono il negativo. Adesso vi faccio vedere come funziona lo strumento che ci è stato dato per pulire i negativi. Quindi vado sempre a mettere il negativo all'interno della slitta e lo vado a fissare all'interno dei fermi. E poi andrò a pulire il negativo in questo modo. Chiudo, rimetto dentro la slitta. Qui siamo alle giostre. Questo sono io, immagino, con la zingarella delle giostre. Ah no, se guardo meglio è mia cugina, quindi questa la vado a digitalizzare. Andiamo avanti, questa è mia cugina con mia sorella. Ok, un'altra foto. Adesso invece andiamo a cambiare formato e proviamo ad inserire un negativo 6x7. Come ho detto all'inizio, questo dispositivo nasce per digitalizzare i negativi 35 mm, quindi vediamo come si comporta. Questo è il negativo 6x7, naturalmente viene croppato, viene tagliato. Mettiamo al centro e andiamo a digitalizzare. Da quest'altro lato sono sempre io e premo Scan. Adesso provo un altro formato che è il 6x6, negativo in bianco e nero. Siccome il negativo è in bianco e nero, devo andare a modificare le impostazioni, quindi andrò sul negativo 35 mm bianco e nero. Anche in questo caso il negativo è tagliato e comunque non c'è niente da fare, la foto in bianco e nero ha sempre il suo fascino. Adesso passiamo invece a scansionare le fotografie. Questi sono tutti quanti gli adattatori. In questo caso io prendo il 4x6 che corrisponde al 10-15, quindi lo mettiamo in questo modo e andiamo a inserire la foto, naturalmente rivolta verso il basso. Sposto il selettore su foto e adesso premo Scan. Naturalmente anche in questo caso posso andare a ribaltare la foto o ad eseguire la prima post-produzione. Passiamo alla seconda foto. E anche in questo caso premo Scan. Adesso andiamo a vedere insieme il collegamento con il PC, quindi inserisco sempre la porta USB tipo C nel dispositivo e quella di tipo A nel mio PC. Accendo il dispositivo al tasto di accensione. E mi sposto su USB Upload. Premo Enter e come possiamo vedere in automatico si apre la cartella della memoria interna che contiene le foto che ho digitalizzato. Ci clicco e queste sono le foto che io ho digitalizzato. Apriamo la prima e quindi possiamo vedere com'è semplice avere le foto direttamente sul nostro PC. E mentre prendo la pezzetta per andare a pulire il dispositivo, vi posso dire che questo dispositivo a me è piaciuto veramente tanto. E qualche settimana che lo sto testando, devo dire che si è comportato veramente bene, non si è mai impallato, è velocissimo a digitalizzare i negativi e in queste settimane ne ho digitalizzati veramente tanti. Alcuni avevo anche dimenticato di averli e di aver scattato quelle foto. Quindi sicuramente consiglio il dispositivo a tutti quelli che come me hanno tantissimi negativi. E se avete un papà fotografo ancora meglio perché potrete andare a tirare fuori dei negativi scattati anche 40-50 anni fa. Non l'ho provato per le diapositive perché purtroppo non ho diapositive, per le foto stampate va molto bene e anche digitalizzare le foto che già abbiamo stampato dal mio punto di vista è molto importante perché così le avremo sempre con noi e potremo anche andarle a pubblicare, perché no, sui social. Bene amici, il video termina qui, come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti, a presto al prossimo video, Flavio.